La prima sensazione che ho provato appena sbarcata a Lipari è stata la spensieratezza. È proprio una condizione che ti esplode nell'anima, già quando vedi le prime vele tagliare il vento, proprio di fronte alle sue spiagge, popolate da turisti e da gabbiani. Ho impresso il ricordo di quello scooter magico, che andava anche senza chiavi. E poi abbiamo vagato fra le correnti e i profumi del mare, durante le escursioni in barca e assistito a tramonti che non si possono raccontare. E abbiamo meditato sulle alture dell'isola, con panorami sconfinati incorniciati dalla natura. Che esperienza indimenticabile. Io sono Fabio e vi ho dato un piccolo accenno del nostro viaggio. Adesso, se vi va, vi racconto un po' meglio questo soggiorno a Lipari. L'autobus dall'aeroporto di Catania e con ritardo di 2 ore a causa del traffico ci ha praticamente trascinati a Milazzo per prendere quello che io ho ribattezzato l'aliscafo delle nevi. La temperatura dell'aria condizionata all'interno è infatti inconcepibile. Ce l'abbiamo fatta. Forse. Scampati miracolosamente all'ipotermia, siamo arrivati a Lipari. Ad accoglierci il suo castello. Giunti alla nostra casa vacanze, io uno schiaffo me lo sono dato, giusto per capire se fosse tutto reale. Una bomboniera, custodita da un vicolo pieno di fiori e di colori. Via Garibaldi taglia il centro storico di Lipari. Attraversarla è un percorso suggestivo che riserva botteghe, negozi e vicoli. Fino ad imbattersi in elementi artistici siciliani e non. Ma torniamo un attimo indietro al porto di Marina Corta, per goderci questa chiesa che si trasforma al giungere della notte. La seconda sera, dopo una breve passeggiata all'imbrunire fra le affascinanti vie del centro, abbiamo optato per una cena veloce, trovandola in questo locale che espone il menù dentro un infisso in legno. Ella trova il primo gatto da accarezzare, quando scopriamo che nei paraggi c'è un centro di accoglienza per gatti. Andiamo alla scoperta della spiaggia e del mare di Canneto. La montagna che ci osserva mi fa sentire sperduto, invisibile e irraggiungibile. Prima di partire per Lipari ci siamo documentati e abbiamo letto molte lodi sulle spiagge bianche. Per arrivarci imbocchiamo questo vicolo che piomba sul mare e in cui ci siamo soffermati per i suoi magici scorci. Vi lascio immergere in questa atmosfera paradisiaca. Scendiamo le scale famelici e impazienti di essere accecati dal bianco delle spiagge. Le spiagge bianche, che sono in realtà un po' grigie, hanno confermato la loro fama. Un'acqua limpida, la poca confusione e la pace assoluta ci hanno fatto amare questo angolo di Lipari. Fra le grotte di queste pareti di rocce, la gente si ripara dal caldo, anche se una frana è probabile quanto una giornata di sole in Sicilia, a giugno. Lella non ha resistito e mi ha trascinato di nuovo al centro di accoglienza per gatti. È talmente entusiasta di questa scoperta che non ne potessimo tornare ora e lei sarebbe a posto. Dopo pranzo ci aspetta la prima escursione in barca ed è per questo che in mattinata, piuttosto che a mare, ci siamo tuffati nel Medioevo, visitando il castello di Lipari. Le mura sono imponenti, rimaste pressoché intatte nel tempo. Addentrarsi nel castello ti immerge in un'epoca lontana e le aperture sulle pareti affacciano direttamente a mare, con una vista da cartolina. Il cortile interno ospita diverse chiese, fra cui la più importante, la cattedrale di San Bartolomeo. Sono presenti anche gli antichi resti dell'impianto urbano. Nel pezzo forte del castello è un piccolo giardino, da cui è possibile affacciarsi su un balcone con vista privilegiata sulle acque limpide. È proprio con questo inimmaginabile biglietto da visita che ci siamo congedati dal castello e abbiamo atteso le 14 per imbarcarci. Paloma è l'agenzia che ha organizzato la nostra prima escursione in mare. Prenotare un'uscita in barca è estremamente facile, perché in realtà sono le stesse agenzie a venire da te. Ti vengono infatti letteralmente a pescare mentre passeggi fra le vie del centro.
Il capitano e i ragazzi dell'equipaggio si sono dimostrati gente davvero squisita. Siamo partiti cullati dal mare e accompagnati dalla Paloma per le acque che costeggiano Lipari. D'un tratto il capitano ci ha indicato un punto: delfini in arrivo. Ho pensato ci stesse prendendo per il vabbè, avete capito. Eppure, nonostante l'Ella con il suo accuratissimo strumento di osservazione non li avesse inizialmente individuati, i delfini c'erano davvero. Abbiamo fiancheggiato in mare Panarea, osservando alcune grotte e il mare Smeraldo, e poi ci siamo diretti al porto dell'isola e siamo sbarcati. Lo stesso suono del nome Panarea sembra avvolgerti, proprio come fa la bellezza di quest'isola. Occhi ai mezzi, elettrici e non, perché chi li guida ha sempre fretta, e se non vi fate da parte rischiate di finire sotto le 4 ruote apparentemente più innocue del mercato. Sembriamo dentro un giardino incantato, con angoli nascosti che sembrano dipinti ed esplodono di piante e di fiori colorati. Chi non ha del verde lo disegna sulle pareti dei propri locali. Nel continuo sali e scendi per visitare le vie di Panarea, lo stupore bussa sempre alla tua porta. Travestito da un solare angolo di girasoli e da un immenso albero perfettamente integrato al contesto. Alziamo lo sguardo verso il mare, come a volerci rinfrescare, ma il caldo di luglio è antipatico. Lo stile del luogo non risparmia neanche la caserma dei carabinieri. Così, a titolo informativo, se vi dovesse servire un materasso, scrivetelo nei commenti. Guardiamo Panarea allontanarsi, a bordo della barca che si dirige a motori spiegati verso le Panarelle. Fossi la Findus, prenderei appunti. Obiettivamente, suona benissimo. Amore, oltre all'insalata fai tu 2 Panarelle Findus. E invece enormi scogli vulcanici dalle forme più disparate. Questi invece sono piccoli fenomeni vulcanici subacquei. Procediamo verso Basiluzzo. Obiettivamente, conoscete un nome più siciliano di Basiluzzo? Anche questo dal nome, più che un'isola vulcanica, sembrerebbe qualcosa da sbriciolare sulla pasta, ed effettivamente qui si è sbriciolato qualcosa. Ricordo benissimo quando il capitano ci ha informato della frana di qualche giorno prima, mentre costeggiavamo le pareti con il motore in folle, sereni e freschi come rose. Dopo sto presagio di morte, l'organo di Eolo era il sito logicamente più adatto da visitare. Si tratta di una parete di roccia che somiglia per l'appunto ad un organo e che, accarezzata dai venti, emette suoni particolari. Comunque, mentre Eolo suona, c'è sto tipo che si sta facendo i suoi cose. La Paloma mira in direzione Stromboli, isola che l'anno scorso è stata dilaniata da un vasto incendio. Secondo quanto riportato, sarebbe stato appiccato sul set di una fiction sulla protezione civile, che già farebbe ridere di per sé se non ci fosse da piangere. Credo e spero che a distanza di un anno la natura sia risorta. Ci siamo diretti al punto di sbarco e appena abbiamo messo piede sull'isola ci siamo accasciati per la stanchezza sul breve lungomare di ingresso dove l'Ella ha stretto un'altra amicizia. A Stromboli i mezzi sono tutti elettrici, anche quelli dei carabinieri e dei tassisti. Ripresa la navigazione, veniamo proiettati in una dimensione quasi mistica, mentre il sole alle nostre spalle ci lascia e una breve ma intensa nota di felicità prova ad appigliarsi a noi, con gli ultimi raggi dorati. La meraviglia che state vedendo è l'isola vulcanica di Strombolicchio, punto più settentrionale della Sicilia. Guardate che tramonto fantastico. Infine la Sciara del Fuoco, il versante delle eruzioni. Armati di pazienza, in silenzio e in attesa di qualche accenno dal vulcano, abbiamo coccolato le nostre anime, fin quando ogni bagliore del sole è stato inghiottito dal mare. Con l'immagine quasi cinematografica delle luci del porto riflesse sul mare, si è chiusa questa nostra prima escursione in barca.
Il giorno seguente abbiamo fatto tappa nella piccola spiaggia di Porticello, che si trova proprio accanto a un luogo simbolo di Lipari, le ex cave di Pomice. Sono state dismesse nel 2007, quando le olie sono state nominate Patrimonio UNESCO. Oggi sono solo dei resti abbandonati. La grande montagna che sovrasta la spiaggia sembra quasi scintillante, investita dal sole mattutino. La spiaggia è davvero piccola, quella gratuita è questo lembo di terra. Dunque, se volete trovare qui uno spazietto gratis per trascorrere una mattina al mare, sveglia presto. Nella strada per raggiungere questa spiaggia troverete il punto panoramico Caporosso, che se come me siete amanti dei panorami e della foto in generale, ci perderete la testa. Giunti al tramonto, altro punto panoramico da non perdere mai nella vita è il Belvedere 4 occhi. Chissà, magari si chiama così perché per vedere per intero il panorama 2 occhi non ti bastano. Da qui l'isola di Vulcano è in bella vista, attorniata dalla natura sconfinata. In questo piccolo angolo abbiamo assaggiato i cucunci, ovvero il frutto della pianta del cappero. Per non farci mancare niente, abbiamo preso un cocktail in questo pub fra le vie del centro, dove, potrete constatarlo, c'è una bella atmosfera. Qui abbiamo rincontrato Riccardo, uno dei membri dell'equipaggio della Paloma. Tempo di riaprire gli occhi e siamo di nuovo in barca. Stavolta ad accompagnarci in questa escursione a Salina l'agenzia Avventurisole. È stato davvero piacevole fare la conoscenza di Deborah, la titolare, e di Pietro. Gran belle persone che ci hanno lasciato bellissimi ricordi. Partiamo e la barca scorre di fronte alle ex cave di Pomice. Ci ritroviamo a navigare sul celeste cristallino delle acque, prima di avvicinarci all'isola di Salina. Veniamo improvvisamente catapultati in quella che sembra una scenografia di vie strette, colorate e fresche. Le piccole miniature di sapiente artigianato esposte dai negozi sono una testimonianza evidente della raffinatezza dell'artigianato eoliano. E poi i giardini curati e gli stretti vicoli che collegano le vie dell'isola, con il verde e i colori della flora che invadono i sentieri. È evidente il filo invisibile che lega Lella ai gatti, perché li trovo ovunque. Mentre ci dirigiamo nuovamente alla barca, dopo questa breve visita a Salina, un cartello ci ricorda che su quest'isola, precisamente nella frazione di Pollara, è stato girato il postino, con Massimo Troisi, e questa è proprio la bici utilizzata per le riprese. Lasciando l'isola, cominciamo a costeggiarla, ammirando bellissime pareti sul mare simili a quelle di Basiluzzo e i vigneti di Malvasia, un vino tipico prodotto in queste zone. Troviamo un'altra parete di rocce sul mare a Punta Perciato, un arco naturale sulle acque limpide che circondano Salina. Superandolo incredibile, c'è un murales di Batman, francamente non può essere altro. Comunque la magia si è spenta in un attimo. Si comincia a intravedere la frazione di Pollara, prima citata. L'agglomerato di quelle che assomigliano a piccole abitazioni le fa sembrare un antico villaggio. La barca indirizza la piccola prua verso Lingua, la frazione di Salina in cui mangeremo il famoso pane cunzato del ristorante d'Alfredo. Non si può mangiare se prima non si fotografa il piatto, è la regola. Mi sembra incontestabile. Ci godiamo la battigia per qualche minuto e ripartiamo, alla volta del versante ovest di Lipari. Anche qui, stupende grotte e poi enormi faraglioni sul mare, con lo sfondo della nostra amata Vulcano a farci compagnia. Finisce così la nostra seconda escursione in barca. Il nostro viaggio è quasi giunto al termine. Chiudiamo in bellezza con la cena al ristorante Pulera, un gioiellino nascosto con una location che è tanto bella da sembrare un museo. Ogni tavolo è realizzato interamente in pietra e su ognuno di esso è dipinta una location diversa di Lipari. Il destino ha scelto per noi Strombolicchio. In qualche modo me lo sentivo.
Dopo aver assaporato la miglior cucina eoliana nell'incanto di questo locale, abbiamo passeggiato fra le ombre affascinanti dei vicoli in centro e ci siamo diretti a casa. Riassumendo, se avete l'esaurimento nervoso, se lavorate troppo, se vi sentite schiacciati dalla vita, Lipari è il posto giusto per voi. Vi state rilassati, senza vincoli, senza impegni, senza orari. Spensieratezza. E questa è la parola giusta. Fino a quando non tornate. Spero che questo racconto vi abbia lasciato la voglia di scoprire Lipari. O se invece ci siete già stati, che vi abbia permesso di rivivere il ricordo della vostra vacanza. Vi do appuntamento al prossimo viaggio e vi invito a iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo racconto.